Ok, eccoci, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di come eseguire, come tracciare effettivamente un evento di acquisto su Thinkific. Per chi non lo sapesse, Thinkific è una piattaforma sostanzialmente di e-learning attraverso la quale è possibile vendere dei corsi, principalmente sì, dei corsi, dei percorsi, queste cose così. Ha un'integrazione con Google Analytics che non funziona bene per ora, cioè almeno nel momento in cui sto registrando non ha ancora un'integrazione su GA4, quindi se volessimo effettuare un tracciamento dell'evento di acquisto su GA4, dobbiamo necessariamente giocare un po' con la parte di codice sulla pagina di conferma dell'ordine, le variabili che Thinkific, come vediamo, ci dà, sparare tutto all'interno del data layer e poi recuperarlo tramite Google Tag Manager. Quindi è possibile, richiede un minimo di elaborazione, però non è una cosa particolarmente complessa. Quindi la vediamo, ci lavoriamo insieme, cerchiamo di capire come funziona esattamente. Come vedrete non è particolarmente complicato. Quindi direi bando alle ciance, cominciamo subito. Cominciamo dando un occhio al codice. Il codice in realtà è piuttosto semplice, vi servirà inserire il container di GTM che volete installare, poi successivamente io aggiungo una piccola modifica alla variabile value, perché in realtà, come vedremo, ora lo vediamo bene nel dettaglio, però Thinkific ci fornisce delle variabili. In realtà ci restituisce una variabile con la virgola piuttosto che il punto, potrebbe essere cambiata direttamente con Liquid, io preferisco farlo sinceramente in JavaScript, però non cambia nulla. Questo che vedete qui è l'inoltro, il metodo di inoltro di un evento nel data layer. Il data layer, che è questa variabile JavaScript alla quale inviamo delle informazioni, una volta che GTM è stato avviato viene automaticamente creata, quindi possiamo andare sulla fiducia e pushare direttamente l'evento senza la necessità di creare la variabile del data layer. Tutto ciò che vedete fra doppia parentesi graffe sono le variabili di Thinkific. Come vediamo potete recuperare queste variabili direttamente dal pannello di Thinkific, perché non ci sono particolari problemi, cioè vi mostra, vi dice a cosa si riferiscono e così via. Ok, lo analizziamo pezzo per pezzo. La prima cosa che faccio è prendere il valore, per sicurezza lo infilo in una stringa, così mi evito problemi vari che possono essere causati dalla presenza di virgole all'interno della variabile, nel senso magari 0, e se lo inserisci senza metterlo prima in una stringa potresti ricevere gli errori, quindi io preferisco inserirlo all'interno di una stringa. Poi quello che faccio semplicemente è sostituire la virgola con il punto e da qui poi semplicemente mi faccio il parsing della variabile in modo tale da trasformarla in un float. Quindi questa è la prima cosa che faccio. Total price è la variabile che serve, che restituisce il totale dell'ordine da Thinkific. Dopodiché, ehm, dopodiché abbiamo l'evento di purchase. Quindi invio, faccio il push di nuova informazione all'interno dell'oggetto data layer e passo un parametro event con purchase, un parametro transaction ID contenente l'ordine, il numero d'ordine, un parametro value contenente total price, un parametro currency contenente euro, perché in questo caso l'acquisto avviene solo in euro, quindi mi va bene, e uno user ID che invia la variabile buyer identifier. Ok, poi abbiamo un oggetto items contenente le informazioni sul prodotto sostanzialmente. Piccola nota a margine. Questo metodo funziona perché nel caso dello store che sono andato a tracciare non c'è mai la possibilità di acquistare più prodotti contemporaneamente, quindi non ho la necessità di andarmi a vedere quanti items ci sono, eccetera. Quindi funziona in questa casistica. Nella maggior parte dei casi dovrebbe funzionarvi già così, in questo modo, senza alcun problema sostanzialmente. Quindi dovrebbe funzionare in maniera corretta. Come vedete il codice è molto semplice, ma dove andare a inserire quel codice? Beh, lo vediamo, perché va inserito all'interno del pannello di Thinkific nella sezione marketing. Ok, allora, poi io qui ho poi
ancora Tag Assistant aperto, però sostanzialmente dove va inserito il codice. Il codice va inserito andando su Setting, Code e Analytics. C'è una sezione in particolare in ThinkFig che si chiama Order Tracking Code, ovvero tutti quei codici che vanno attivati sulla pagina dell'ordine, ok? Sulla pagina di conferma dell'ordine. Qui, come vedete, ci dà alcune informazioni ThinkFig, ovvero ci dice guarda che io puoi utilizzare le seguenti variabili per memorizzare alcune informazioni, quindi il numero d'ordine, il product name, il numero d'ordine, spoiler, è quello che noi utilizziamo per la transaction ID, quindi è quello che inviamo a GA4 come transaction ID. Product name relativo al nome del prodotto vero e proprio, billing name relativo al nome dell'utente. Queste informazioni qui, lo step successivo, poi ci lavorerò magari, sarà quello di inviarle come informazioni sull'utente in modo tale da abilitare l'enhanced conversion su Google Ads. Poi c'è total price, total price in cents, che semplicemente lo manda senza punti e senza virgole, quindi manda il prezzo in centesimi, cioè, e poi puoi convertirtelo direttamente. Io preferisco inviarmi total price e poi farmi la modifica. Poi ci sono anche alcune informazioni relative al prodotto, quindi il product ID, il provider di pagamento e un identificativo del cliente. Ok, quindi è abbastanza semplice abilitarlo. Tutto il codice che abbiamo visto prima e che abbiamo analizzato va inserito qui dentro. Da qui cosa succede? Che quando l'utente effettuerà l'acquisto effettivo del prodotto, allora verrà ricevuto effettivamente dal data layer il nostro evento di acquisto contenente tutte le informazioni tutte le informazioni recuperate dalle variabili di ThinkFig in maniera extra semplice, quindi lo potremo fare in maniera extra semplice. Ripeto, qual è la limitazione di questa cosa? Uno, c'è una limitazione relativa alla gestione del parametro items che prevede che l'utente possa acquistare un solo corso alla volta, quindi non possa acquistare pacchetti di corsi, o meglio, in questo sito, cioè in questo store, nello specifico, sono presenti dei pacchetti di corsi, ma non vengono acquistati come prodotti singoli messi insieme, ma come un unico prodotto che è appunto quel pacchetto. Io penso che in realtà, cioè, non ha un sistema di carrelli ThinkFig, quindi penso che il problema sia escluso a priori perché immagino che ThinkFig consenta l'acquisto di un prodotto per volta. Quindi immagino che questo limite in realtà non esiste, purtroppo non conosco benissimo la piattaforma, ma immagino che non esista, quindi in teoria questo metodo funziona perfettamente e potete replicarlo all'interno dei vostri store di ThinkFig. Il secondo step, una volta copiato e incollato il codice di ThinkFig all'interno della piattaforma, consiste nell'andarci effettivamente a recuperare queste informazioni dal data layer tramite Google Tag Manager, lavorarcele, anche se mi sarebbe bastato in verità passare valore prodotto, quindi questa variabile valore prodotto anche su value, e non avrei dovuto rilavorarmela in Data Studio, però siccome io ho notato il problema dopo, in realtà ho fatto questo step ed è utile che voi lo vediate perché almeno cioè, saprete come si fa nel caso in cui rincontrerete questo problema altrove. Bellissimi, l'utilizzo dei miei congiuntivi sempre top. Beh, continuiamo, passiamo su Google Tag Manager e vediamo insieme come continuare. Qui su Tag Manager dovremo essenzialmente fare due cose, tre in verità. La prima, se non l'abbiamo già fatto, installare il tag di configurazione di GA4. Ne ho parlato nello scorso video, credo, in cui abbiamo visto come si installa il tag di configurazione di GA4, quindi te lo linko da qualche parte, vattene a recuperare, lì ne parlo. Poi dovremo, seconda cosa, recuperare tutte le variabili utilizzando la variabile livello di dati. Perché avremo effettivamente, verranno effettivamente inviate così come le abbiamo inoltrate nel data layer. Quindi dobbiamo prendere la currency, items, transaction ID, dovevamo prendere lo user ID, tutte queste informazioni che noi abbiamo inviato al data layer le dobbiamo recuperare.
In più, per il parametro value dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo già fatto per l'altra variabile all'interno del codice che abbiamo inserito in ThinkFic. Quindi, come vi dicevo, effettivamente è un'operazione ridondante per certi versi, come vedete. Potete evitarvela utilizzando la stessa variabile anche su value nel data layer direttamente, quindi nella schermata di prima, però io lo testerei perché tanto è utile, quindi recuperiamo intanto la variabile value che abbiamo memorizzato nel nostro data layer, quindi questa qui essenzialmente. Dopo averla recuperata la puliamo, sostituiamo la virgola con il punto, visto che è una stringa, e poi la trasformiamo in un float e la ritorniamo. Recuperate tutte le variabili, l'ultima cosa, l'ultimo step che dobbiamo compiere è quello di effettivamente inviare un evento purchase. Mi raccomando alla nomenclatura sia del nome che dei parametri evento, che è fondamentale per GA4 perché i nomi evento devono essere rispettati correttamente. Usciranno dei video su GA4, quindi iscrivetevi se non l'avete già fatto perché ne arriveranno un bel po' durante la prossima settimana, nelle prossime settimane. Inviamo i parametri che abbiamo, currency, transaction ID, value items, che sono comunque parametri obbligatori, quindi abbiamo tutto ciò che è parametro obbligatorio. Fatto ciò, possiamo inoltrare il container ed effettivamente abbiamo completato il nostro tracciamento. L'ho fatta semplice, però come vedete non è particolarmente complesso. Ok, allora errata corrige del giorno dopo perché mi sono accorto di aver saltato un punto mentre finivo di montare il video, ovvero della creazione del trigger, quindi dell'evento purchase, dell'attivatore in italiano. Naturalmente l'attivatore va creato inserendo come nome evento quello che noi inseriamo nel parametro event dell'evento del data layer. Se questi sono, cioè, se già questo passaggio ti risultasse complicato, scrivimi che facciamo un video un po' ad hoc su come funziona il data layer, che cos'è e come inoltrare dati al data layer e come recuperarli al data layer. Bene, adesso è veramente tutto.